Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorei e da Fabrizio Campanelli. Allora, oggi ci concentriamo su una, come dire, sottocategoria del cosa c'è sotto, che abbiamo pensato di chiamare Non ce lo dicono. Non ce lo dicono. Adesso non è solo un vago riferimento. Solo un vago riferimento che vorrebbe, ha la presunzione di raccontarvi attraverso questa e probabilmente altre puntate che faremo, alcune dinamiche che non si trovano scritte proprio nei manuali e dappertutto, no, vero tipo Fabri? gli stracci che volano, esatto, in sala di montaggio esatto, esattamente. Perché in sala di montaggio? Perché i nodi vengono al pettine prima o poi, sempre nella visione prima o poi qualcosa succede, per cui crediamo che questa cosa, come dire, questo racconto che vi faremo di alcune tipologie possa essere, per chi non è addetto ai lavori, interessante così come casistica e come anche per capire bene come funziona questo ambiente un po' pazzerello, ma soprattutto di artisti. E l'artista è così, ma soprattutto crediamo che per gli addetti ai lavori, ma soprattutto ancora più per chi pensa o vorrebbe diventare un addetto ai lavori, credo che sia importante imparare certe dinamiche che riguardano in particolare il rapporto del compositore e questa figura mitologica che è il regista. Ma secondo te conta il regista veramente? Allora dipende. Nel cinema normalmente sì, il 90% delle decisioni, quindi se è accontentato il regista, nel 90% dei casi sei a posto, perché è definito il direttore artistico. Esattamente. Quindi colui che di fronte alla produzione assume cristologicamente su di sé la responsabilità delle azioni di tutti. È quello che tiene le fila ed è responsabile di tutto alla baracca. Non pensi, un film di Tizio, ecco. In televisione e nelle serialità, soprattutto dalle piattaforme, lo sai benissimo, ci sono invece altre figure che approfondiremo meglio in una puntata a parte. Oggi concentriamoci in particolare sulle incomprensioni tra il compositore e il regista. Ma che cosa vuole questo regista? A volte vuole la luna, a volte vuole la luna. Infatti una delle idee che avevamo come sottotitolo di questa puntata era "Quando il regista vuole la luna". Allora, ci sono una serie di categorie, come dire, di tipologie di casistica che abbiamo verificato io e Fabrizio confrontandoci. Abbiamo fatto proprio una lista della spesa, no? La lista di nozze. Una lista nozze. Regista, esatto. E abbiamo scoperto che il primo caso è quando il regista non sa quello che vuole, cioè sempre. No, dai. Allora facciamo un disclaimer, altrimenti poi i registi non ci chiamano più a lavorare. Nessun regista è stato maltrattato durante le riprese. Esatto. E neanche durante le composizioni delle colonne sonore. E questo non è assolutamente un video contro i registi, no, anzi. Però vi stiamo raccontando il nostro lavoro, ovviamente dal nostro punto di vista. Poi i registi, se vogliono, si faranno un loro canale YouTube e vediamo, come dice Fassino, e vediamo poi quanti iscritti raccolgono. Quindi spesso il regista non sa quello che vuole e, ancora più grave, non sa come trasmetterti quello che vuole. Però è giusto così. Cioè, in che senso? È giusto così, nel senso che se il regista sapesse quello che vuole, farebbe il compositore. Sì, e in alcuni casi avrebbe voluto farlo, e questo è lo scenario peggiore. Esatto, esattamente. In molti casi il regista non sa quello che vuole e per il compositore è estremamente difficile, nel senso, o il regista gli dà carta bianca e dice "fai tu", e allora ci sto dentro, e mi poi piace. Torniamo a Alex North, poi ci vediamo tra un anno e ne parliamo. Abbiamo già portato con Alex North. Ormai è diventato il nostro ogni puntata è ormai il nostro riferimento. Esatto. Oppure in altri casi la vera difficoltà sta nel fatto che il regista, che non è legittimamente un musicista, ti trasmette a modo suo quelle che sono le sue impressioni e tu devi tradurre in segni sul pentagramma quello che è in testa quest'uomo nella scatola cranica, e non è facile, non è per niente facile, perché il problema grosso della musica è il fatto che non è un linguaggio in senso stretto, e quindi, non essendo un linguaggio, non è un linguaggio la musica, certo. Chiariamo questo punto. Per descriverne gli stati emotivi che suscita o che deve suscitare, che è uno dei tanti elementi di significazione nella comunicazione musicale, per descrivere tutto ciò, si fa riferimento a tutti gli altri campi della percezione e degli stati d'animo, quindi vorrei qualcosa di un po' più aspro,
un po' più luminoso, ma nulla ovviamente che abbia a che fare con la musica, e questa è la cosa straordinaria, no? Noi descriviamo la musica con tutto tranne e quindi la musica. Un compositore dovrebbe sapere non solo cosa vuol dire a livello tematico o accordale o sonoro o timbrico aspro, o cos'è l'altro aggettivo che hai usato? Luminoso, chiaro, ecco, ruvido, un suono ruvido. E va bene, ma poi bisogna vedere se questa cosa che hai fatto coincide veramente con le volontà, con le intenzioni del regista, o con quelle intenzioni che lui pensa di avere. Un'altra categoria che abbiamo visto, un'altra tipologia che abbiamo visto, è quando ti chiedono: ma vorrei una musica alla Zimmer, e che è un problema, perché che cosa vuol dire alla Zimmer? Ma quale film? Cioè Zimmer ha fatto e poi in quel film di quale punto, di quale scena stiamo parlando? Perché qui Zimmer cosa vuol dire? Il Gladiatore, Inception, Interstellar a spasso con Daisy, cioè capisci che può piacere o non piacere, ma il Re Leone. Il Re Leone. Esattamente, quindi che cosa vuol dire? Un thriller. Mi piace Zimmer, il Re Leone. No, sì, aspetta, c'era una scena ma no, veramente un thriller. Però sai, per cui molte volte, sempre la cosa difficile è cercare di leggere la scatola cranica di questo signore. Un'altra tipologia che capita abbastanza spesso, vero Fabri? Di incomprensione. Parliamo sempre della mancanza, che è costitutiva, non dimentichiamo, è per quello che abbiamo detto prima, non dimentichiamolo mai, che è costitutiva proprio di una piattaforma di interscambio linguistico tra i diversi mondi, quello musicale e sonoro e quello visivo, o quello delle intenzioni, cioè degli stati emotivi che un regista vorrebbe in quel momento descrivere, ma che già a volte non riusciamo a descrivere noi stessi. Figuriamoci quando devi descriverlo. Guarda, mi servirebbe uno stato emotivo così. Quindi oltre a quando ti chiedono di fare una cosa in un determinato stile, che è tutto da decifrare, altro problema è quando ti dicono: mi è piaciuto tanto la colonna sonora che ha fatto Tizio in quel film. Allora tu vai a vederti il film, ci vediamo come ha lavorato, come è trattato, ma magari il regista, quello che ha amato di quel film è magari una scena e non ti specifica: mi piace l'uso che è stata fatta la musica in questa scena, e quindi tu magari cerchi, senti la principale, senti le sonorità che è stata utilizzata e che tipo di organico è stato utilizzato, perché il regista ricorda la sensazione che lui ha ricevuto guardando quella scena e lui vorrebbe replicare, ma replicare una sensazione non è così semplice e immediato, no? Non è: mi dia un etto di prosciutto e ci mettiamo anche 80 grammi di bresaola. Esatto. È un po' più complicata la faccenda. Ancora più complicata è un'altra tipologia, cioè quando il regista, che ripeto comprensibilmente non è un musicista, e per amor del cielo, ma ti dà delle indicazioni che nella sua testa dovrebbero essere musicali, no? Togliamo questo flauto, non c'è nessun flauto. Ma no, guarda, non ho usato alcun flauto. Quella cosa che fa fifi su Google. Esatto. Oppure ancora meglio quando quando escono con definizioni armoniche: ma qui ho bisogno una cosa un po' più accordale. Vabbè, quindi cosa vuol dire accordare? Che vuoi dei blocchi di accordi? No, non dei blocchi di accordi. Una cosa che sai che sembra un po'. È presente quando gli accordi. Cioè, cosa mi stai dicendo? Boh. È una cosa che succede tra l'altro sempre. Questa incomprensione anche in pubblicità, ricordiamolo, cioè ci sono a volte le agenzie con i brief che arrivano, che si sintetizzano in alcuni aggettivi che a volte sono esattamente uno il contrario dell'altro, per cui andare a chiedere qualcosa è parecchio complicato. E allora cosa si fa? Cosa faresti tu? Allora, io ti chiederei aiuto a te. Io chiederei aiuto a una reference. Certo. A una reference musicale. Allora, cos'è la reference? Ovviamente è, come lo dice la parola stessa, un riferimento sonoro che viene dato di un'altra colonna sonora, o magari anche di un altro pezzo di musica che non necessariamente una colonna sonora, per cui il regista dice: mi piace una cosa tipo questa, che di per sé può essere utile in effetti, come dire, per instradare. È chiaro, capisci quantomeno
vagamente in che zona stai andando a... La famigerata temp track. Ecco, qual è proprio il rischio della reference? È quella che tu vada dallo psichiatra dopo una settimana, perché non riesci ovviamente a raggiungere ciò che la reference aveva raggiunto nell'animo fragile del regista e sensibile, molto al sensibile, contrario di quello del musicista, che invece è un animo abbastanza grezzo. L'animo del regista è talmente sensibile che c'è un'altra categoria di registi che noi adoriamo particolarmente, che è il regista che noi chiamiamo regista visionario. Dicesi regista visionario e anche un po' naif per certi versi, quello che è completamente avulso, che gira sempre così, ricordiamo. Sì, esatto. Esatto. No, com'è che era così? Esatto. Completamente avulso da quelle che sono le dinamiche e la pratica della registrazione di colonna sonora, ti fa delle richieste assolutamente irrealizzabili. Certo. Per la tempistica, per il budget, perché chiaro, magari dici piacerebbe una cosa, ho sentito questo pezzo, ti fa ascoltare una cosa fatta con la London Symphony, Jurassic Park con 120 orchestrali, tu hai un quartetto d'archi, no? A disposizione del budget, per cui evidentemente lui non ha, comprensibilmente da un certo punto di vista, la più pallida idea di quanto possa costare realizzare quello che hai in mente, e tu che non lo potrai realizzare perché non hai il budget per farlo, poi salta fuori che sei tu che non sei capace. Assolutamente sì, è tutta colpa tua, Cioè, sempre. Ricordiamo anche questo, che si accompagna sempre a un'altra casistica abbastanza frequente, laddove il film è debole. Ovviamente è colpa della musica, perché il film, sai, l'hai girato, quindi non è che... No, questa è una cosa importante, no, perché se può sembrare una battuta, ma questa è una cosa molto importante. Essendo il compositore l'ultimo che arriva nella catena di produzione, se il regista o il montatore ha montato male le cose, sì, qualcosa può ancora cambiare, ma in certi casi il montaggio è chiuso. Se l'attore l'ha detta male, come diceva Boris, cagna maledetta. Se l'attrice è una cagna maledetta, e non è che la puoi richiamare, la rigiriamo, no. E quindi dai, diamogli un aiutino. E allora che cosa, se il film non funziona perché magari al produttore non è piaciuto, il distributore non è convinto, il coproduttore vuol dire la sua, secondo te dove possiamo intervenire? Nell'ultimo che è arrivato alla catena produttiva, quindi sul compositore. No, il film non funziona perché non funziona la musica, esatto. Cambiamo il compositore, ed ecco perché tante volte abbiamo parlato, e magari un paio di altre volte ci permetteremo di parlare, delle famose rejected score, che sono comunque un argomento tanto complicato. E la trappola in cui cade il regista spesso non si esaurisce neanche qui, perché c'è anche la categoria che io definisco del regista insicuro, che è altrettanto dannoso, perché quello che ha il ripensamento dell'ultima ora, no? Quindi dopo averne avuti centinaia prima, infiniti, quindi anche l'insicurezza gioca un ruolo a volte drammatico nella lavorazione. Però quale sarebbe la soluzione a tutte queste incomprensioni? Ucciderli tutti? Ucciderli tutti dopo aver incassato, dopo aver finito il film. Dopo aver finito il film, certo. Io credo che sia fondamentale sempre ascoltare il più possibile, anzi far parlare il più possibile, paradossalmente, perché facendo parlare il più possibile si va a restringere, anche se sembra l'opposto, in realtà si va a mettere un pochino più a fuoco, poi portare tanti esempi e purtroppo per noi fare tante prove. Certo, tantissime prove, perché non se ne esce. Raramente la imbrocchi il primo. Cioè, o è un regista che conosci da tempo, quindi sai cosa va cercando, e allora lì è abbastanza semplice, e comunque abbiamo visto quanti casi anche illustri sono falliti miseramente, o se no bisogna portare tantissime proposte, perché non dimenticate che in certi casi oltre al regista insicuro c'è il regista che per pressione dell'ultimo momento cambia
cambia idea, per cui ti ha approvato tutto il lavoro e all'ultimo momento, per sua decisione o a volte per decisioni indotte, ti fa rifare buona parte, anche tutto, o ti licenzia addirittura. Sì. E lì tra l'altro c'è anche una difficoltà che è quella di considerare il film nel suo arco complessivo. È un problema che non solo ha il compositore dal suo lato, cioè quello di dover scrivere una colonna sonora che abbia una coerenza e una omogeneità di discorso dall'inizio alla fine, laddove lo stesso regista deve avercela, ovvero quando ce l'ha, perché se non ce l'ha va a blocchi di scene. Che la cosa, cioè, quello che io cerco sempre di far capire, in molti casi con scarsissimi risultati, è questa cosa: la colonna sonora deve avere una sua filosofia, un suo fil rouge, un suo concept, direbbe qualcuno, per cui qualcosa che leghi in maniera omogenea. Altrimenti cosa succede? Cosa fanno tanti registi anche nel reference? Ti prendono appunto per singole scene, musica scene, magari quella scena di per sé può anche funzionare, ma poi all'interno di tutto il film una scena a sé stante, un'altra scena a sé stante, un'altra scena a sé stante, diventa un guazzabuglio di pezzi senza né capo né coda, senza una loro coerenza interna. Esatto, e questo avviene quando il regista si fa prendere dall'ansia di dover ragionare nel portarsi a casa sempre una scena, appunto, no? Al meglio, dimenticandosi di ciò che viene prima e di ciò che viene dopo. Io dico spesso ai ragazzi, quando vi capita di dover fare un demo per un film e il regista vi dà una scena, dice ok, musicami questa scena, no, chiedete di fare un qualcosa di più organico, di più ampio, per far vedere appunto che c'è un'idea al di sotto, perché una singola scena può essere anche musicata giusta ma poi non avere una sua coerenza all'interno di tutto il film. Diamo magari allora qualche elemento così per districarsi in questo mondo complicato, per parlare o per far parlare. Ora noi ragioniamo sempre dal punto di vista del compositore, ma mettendoci nei panni del regista o di chi sta sopra di lui, in realtà gli indirizzi, quando hanno un senso, sono fondamentali per il compositore. Tu puoi avere la tua idea, ma in realtà la tua idea è sempre, secondo me, affinata dai commenti giusti. Io cerco tanto i commenti giusti. È utile, è fondamentale, perché e non solo per portare a casa il film, ma proprio perché è utile anche artisticamente. Certo. E quindi quali sono un po' le direttrici su cui uno si può muovere? Io non direi il solito triste o allegro o malinconico o no, magari metterei più l'accento su quelle caratteristiche che abbiamo citato già quando abbiamo parlato di Thomas Newman, di come vede lui la colonna sonora, ovvero vogliamo stare dentro la scena o fuori, quindi raccontare fuori o raccontare la psicologia degli elementi che sono dei personaggi che sono all'interno, vogliamo descriverla come se fossimo degli spettatori che stanno guardando un mondo davanti a loro o come se fossimo noi dalla parte del protagonista. E anche il dinamismo soprattutto che c'è all'interno della scena, perché ogni scena ha un suo tempo, quindi anche la musica dentro una scena ha un suo tempo. Che tempo vogliamo dare a questa scena? Ecco, io mi permetto sempre di dare un consiglio, di fare una domanda al regista, che è una domanda pericolosissima. Cioè, tu che cosa vuoi che questa scena comunichi? Che cosa mi stai comunicando? Attenzione, questo è pericoloso, perché il regista ovviamente è convinto che sia evidente, che sia palese quello che la sua scena sta comunicando, perché essendo un grandissimo regista è sotto gli occhi di tutti, e se tu fai una domanda del genere sei un cretino fondamentalmente. Ma rischiate di fare la figura dei cretini, ma appurate veramente che cosa lui da quella scena può trarre. Potrebbe essere interessante, Fabio, un giorno magari fare dei video vedendo come una musica diversa sulla stessa scena cambia completamente il significato. Non spoileriamo, ma chissà mai che sulla sede dove c'era Vince Tempera non ci sia un regista, per esempio. Una volta la butto lì. Quindi con avvocato al seguito, certo. per difendersi dalle cose in questo tribunale. Esattamente. Per cui vi abbiamo dato qualche modo per dipanarsi nelle nebbie di quello che è questo strano lavoro.
ma nella prossima puntata, che si chiamerà La voce in capitolo, entreremo ancora di più nei gangli dei meccanismi di tutte quelle persone che a diritto o senza alcun diritto mettono bocca nella produzione musicale. Perché tutti, ricordiamolo, possono dire qualsiasi cosa di qualsiasi cosa, e quindi della musica. Per cui se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento e ci vediamo alla prossima puntata.